Ciao amici, bentornati o benvenuti sul canale Segreti da Chef. La maggior parte degli appassionati di cucina compra un runner per la cottura sous vide per poter cuocere la carne alla perfezione, ma ci sono molti altri alimenti che diventano più gustosi se preparati con questa tecnica. Ad esempio, alimenti che acquisiscono nuovi sapori sono i carciofi sottovuoto e in generale tutte le verdure. Per lasciar decomporre la pectina in esse contenute, le verdure vanno cotte a una temperatura più alta della carne. Nella maggior parte dei casi la temperatura è di 84-85 gradi. Carciofi dalla consistenza e dal sapore senza uguali, grazie alla tecnica sous vide. Una preparazione per ottenere saporitissimi carciofi da consumare così come sono per un antipasto semplice, o per un contorno delizioso, oppure da impiegare come base per le tue ricette più complesse. Per questa preparazione avremo bisogno di, ovviamente, carciofi, un po' di sale e un po' di zucchero, vino bianco, olio extravergine, prezzemolo e la menta fresca. Prima di tutto andiamo a impostare il nostro bagno termostatico. Con questo runner dobbiamo andare a impostare tutto con l'app. Facciamo le mie ricette. I carciofi ho già impostato a 90 gradi per 30 minuti e vado ad iniziare il preriscaldamento. Cucina adesso, conferma ed è partito il preriscaldamento. Iniziamo col mondare i carciofi. Gli andiamo a togliere le foglie più dure esterne. Nel frattempo io mi sono già preparato la bacinella con l'acqua fredda e il limone. Gli togliamo le cime, teniamo il gambo dai 5 ai 10 cm e andiamo a togliere questa parte più dura esterna. Apriamo un po' il carciofo così, schiacciamo e lo mettiamo a bagno nell'acqua acidulata. E così procediamo anche per tutti gli altri. I carciofi sono ortaggi deliziosi e versatili che possono essere gustati in tanti modi. Sono ideali per cuocere con la tecnica della bassa temperatura che si rivela particolarmente adatta. Cuoce delicatamente le verdure, preservando intatte le loro caratteristiche organolettiche e aiuta a preservarne il sapore delicato e la consistenza. La CBT impedisce l'ossidazione e la conseguente brunitura, mantenendo i carciofi di un verde brillante. Inoltre, la cottura sottovuoto permette di ottenere una cottura uniforme, evitando che le parti esterne si brucino mentre quelle interne rimangano crude. I carciofi sottovuoto, oltre ad avere un ottimo gusto e consistenza, hanno il vantaggio di poter essere conservati in frigo per 10-15 giorni e in freezer per alcuni mesi. Così resteranno croccanti e pronti per qualsiasi preparazione di ricette con carciofi. Se vuoi conservare i tuoi carciofi sottovuoto per consumarli nel tempo, ricorda che dopo la cottura sottovuoto dovrai abbatterli a 3 gradi attraverso un abbattitore domestico o con la soluzione di acqua, sale e ghiaccio. Le verdure, ancora dentro il loro sacchetto, vanno riposte in frigo o in freezer, in funzione di quanto vorrai utilizzarle. Con un po' di fantasia i carciofi sous vide possono diventare un piatto gourmet raffinato e versatile. Possono essere serviti come contorno di secondi piatti a base di carne o di pesce. Ottimi serviti tiepidi su crostini di pane con un filo di olio extravergine per un delizioso antipasto o secondo piatto. Una buona idea è aggiungere i carciofi freddi a un'insalata mista con pomodorini, olive e mozzarella. Esistono molti modi diversi per cucinare i carciofi nella CBT. Questa è la ricetta base, è semplice e richiede pochi ingredienti. Dopo però, oggi la voglio andare a finire con una crema di patate. Un piatto dall'aspetto delicato ma con sapori veramente marcati. Apriamo i nostri sacchetti sottovuoto rigirandoli in questo modo
per non compromettere la sigillatura corretta. Ora li andiamo a mettere dentro. Scolandoli un po' dall'acqua. Ne mettiamo 3 in un sacchetto e 3 nell'altro. Li aggiungiamo anche i gambi, 2 da una parte e 2 dall'altra. Gli aggiungiamo qualche fogliolina di prezzemolo e poca menta. Quando gli mettiamo 2 foglioline per ogni sacchetto è più che sufficiente. Ora mescoliamo bene il sale e lo zucchero. La grammatura di tutti gli ingredienti ve li lascio in descrizione. Mescolato così cerchiamo di dividere a metà da una parte e metà dall'altra. Idem per il vino. E lo stesso per l'olio. Ora rigiriamo i sacchetti e li andiamo a sottovuotare. Quindi procediamo col condizionare sottovuoto, ma non prima di avergli praticato 5 sgasature, in quanto le verdure producono molto gas in fase di cottura sottovuoto. E ripetiamo questa procedura per 5 volte per ogni sacchetto. La sesta chiusura la portiamo a termine e lasciamo che sigilli. Controlliamo che il sacchetto sia ben sigillato e lo mettiamo qua pronto per cuocere e andiamo a fare anche l'altro. Sottovuotato anche questo sacchetto, aspettiamo la fine del preriscaldamento del runner, che è arrivato a 86,9 gradi, 86,9, quindi manca pochissimo, veramente poco. Mi raccomando, ho visto tanti video, tanti guru, pseudo chef, che fanno immergere i sacchetti con gli alimenti direttamente nella vaschetta col runner ancora prima di farlo preriscaldare. È un'azione pericolosissima. Si rischia la proliferazione batterica che va dai 10 ai 60 gradi. In quel frangente lì, mentre si scalda l'acqua, i batteri si moltiplicano in una maniera esagerata, quindi è un'azione pericolosissima. Non lo fate, fate sempre preriscaldare il runner prima. Arrivata a temperatura, immergiamo chiudiamo e aspettiamo il termine della cottura. Nel frattempo che si cuociono i carciofi vado a mettere su anche le patate per fare la crema di patate. Le patate le metto su con la buccia in modo che l'acqua non gli vada all'interno della patata e non diventa acquosa e poco saporita. Manca meno di un minuto al termine della cottura. Mi sono già preparato la soluzione di acqua, sale e l'acqua l'avevo già messa in frigorifero, quindi è abbastanza fredda. I ghiaccioli sono qua da una parte, pronti per immergere immediatamente i carciofi e farli raffreddare il più in fretta possibile, per poi metterli in frigorifero e aspettare di terminare il piatto. Mi raccomando, questo è un processo molto importante, sempre per il discorso che facevo prima della proliferazione batterica. Ecco qua, cottura terminata.
Ora li facciamo raffreddare e poi, come detto, li appoggiamo in frigo. Carciofi cotti e raffreddati, le patate sono pronte. Andiamo a aprire i carciofi, versiamo tutto nel piatto, mettiamo nel tagliere i carciofi interi e togliamo il prezzemolo e la menta. Tagliamo i gambi a pezzettini piccoli, li mettiamo nel blender senza le foglie di menta e di prezzemolo, sbucciamo le patate e le tagliamo a pezzi e le mettiamo dentro il blender. Ora le insaporiamo con un po' di sale, ne mettiamo poco per volta, poi le assaggiamo e vediamo se vanno bene. Un po' di aglio in polvere, poco così, un po' di olio extravergine, sempre quello buono, mi raccomando. Gli aggiungiamo un po' di acqua calda e blendiamo tutto. Se vediamo, come in questo caso, che fa fatica il blender a prendere le patate, aggiungiamo ancora un po' di acqua calda e facciamo frullare. Controlliamo che abbia preso tutto e adesso gli aggiungiamo un po' di panna liquida e facciamo frullare ancora. Assaggiamo se va bene di sapori. Mi sembra leggermente indietro di sale, quindi gliene aggiungo un po'. Poi gli aggiungo ancora un po' di panna perché la voglio un pochettino più liquida. È una delle poche ricette dove uso la panna, perché, come se mi seguite, sapete benissimo che a me la panna non piace molto. Controlliamo. Ok, adesso mi sembra della consistenza giusta. Sentiamo solo se va bene di sale. Perfetto, ci siamo. E adesso andiamo a comporre i piatti. Il piatto migliore è questo, il cappello del prete. Per me voglio usare anche questo piatto qua che mi ha regalato mio figlio per questo Natale, e poi altri due piatti leggermente più grossi e leggermente fondi. Gli vado a mettere un po' di cremina sotto, un po' di crema di patate sotto nel piatto, in questo modo. Tagliamo i carciofi a metà per lungo, così. Guardate che bel colore, bello vivo, e mettiamo i carciofi nel piatto sovrapposti uno sull'altro in questo modo. Ora gli mettiamo un po' di prezzemolo per dargli un po' di colore vivace. Sinceramente volevo mettergli dei germogli, ma non li ho trovati e non ho fatto in tempo neanche a farli nascere. Il prezzemolo è un po' una presentazione vecchia, quindi adesso un filo d'olio tutto attorno, puliamo sempre il piatto prima di servirlo ed ecco qua i piatti finiti. Come vi dicevo, il cappello del prete è il suo piatto, però io non potevo mancare di fare questo piatto qua della Ferrari regalatomi, e quindi adesso andiamo all'assaggio con la cremina di patate. Un piatto dall'aspetto delicato ma dai sapori veramente marcati. Piatti chiari e amicizia lunga. Al prossimo video.